Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul nostro canale. Procediamo con un po' di particolari del nostro assieme motore per impratichirci con i nostri esempi all'utilizzo di FreeCAD. Ormai cominciamo a fare gli ultimi particolari, manca poco all'assemblaggio. Vediamo, flywheel, ruota volante. Vediamo com'è fatta. Allora, innanzitutto tasto F2 per rubargli il nome, CTRL C per copiarlo nella memoria del PC, riduciamo a icona e vediamo il disegno. Eccola qua. Sì, presenta un po' di difficoltà per quanto riguarda la realizzazione delle nervature che uniscono il nottolino centrale alla parte esterna della ruota. Diciamo che questa è una sorta di ruota per cinghie o di volano. Dopo vedremo nell'assemblaggio cosa sarà o cosa non sarà. Vediamo, lo mettiamo qua a sinistra come siamo abituati a fare, lo riduciamo un po' e andiamo a vederci il nostro disegno. Io me ne apro anche una coppia per me da mettere sullo schermo laterale. E procediamo. Allora, creiamo il nostro nuovo disegno, lo salviamo, col CTRL V copiamo il nome, gli diamo il salva, visualizziamo l'origine degli assi e cominciamo a lavorare. Io comincerei col fare il nottolino centrale, che è un nottolino diametro 30 con un foro da 12, alto 40 mm, quindi andiamo nell'ambiente part. Con FreeCAD esiste nella 019 l'opzione tubo, invece noi il tubo siamo più sfortunati, dobbiamo crearcelo. Ci creiamo un cilindro, impostiamo l'altezza a 40 e il raggio a 15. Ridimensioniamo con lo zoom che visualizza il contenuto dello schermo, eccolo qua, ne creiamo una coppia, la incolliamo e portiamo il diametro a 12. Eseguiamo la nostra sottrazione di forme, quindi selezioniamo il cilindro esterno e il cilindro interno col tasto CTRL, sottrazione di forme, e andiamo a fare i due smussi da 2 per 45, ok, e uno smussettino interno da 0,5. Quindi utilità smussi, portiamo a 0,05, a 0,5, ok. E io direi, no, lasciamola a 0, di andarci a creare anche questa zona. Optional Decorative Groove, questa è una gola decorativa, dopo vedremo se farla o se non farla. Io direi di farla. Allora dobbiamo crearci un cilindro da 135, uno da 110 e sottrarli l'uno con l'altro. Quindi primo cilindro, radius 135 fratto 2, altezza 40, copia, incolla, raggio 110, quindi 55. Prendiamo il grande, prendiamo col tasto CTRL il piccolo, sottrazione di forma. Anche qua abbiamo due smussi da 2 per 45, quindi smusso 2 per 45, ok. Dentro non ci indica niente, noi andiamo a fargli almeno due smussetti da 0,5, ok. Poi facciamo questa piccola zona, vediamo se abbiamo un diametro 105, perfetto, alta 16.
Quindi anche qua andiamo a creare un cilindro, gli diciamo di farcelo alto 16 mm, diametro superiore a 110, quindi raggio 60, e lo spostiamo in placement di quanto? Posizione di 20 meno 8, cioè la metà di 40 meno la metà di 16, quindi z 20 meno 8. Guardiamolo, a occhio ci paga la vista, perfetto. Ne facciamo una copia, la incolliamo e andiamo a dargli un diametro di 105, quindi radius 105 fratto 2. Prendiamo il grande, il tasto CTRL premuto e prendiamo il piccolo ed eseguiamo la nostra sottrazione di forme. E abbiamo fatto il nostro lavoretto. Come vedete ne abbiamo anche uno da 42 che si potrebbe anche in questo momento non fare, lo vediamo dopo. Ora di cosa ci preoccupiamo? Ci preoccupiamo di creare questa zona. Questa zona quanto è larga? Questa zona è larga 4,5 più 4,5 più l'asola. L'asola, la vediamo qua, è larga 8, quindi 9 più 8, 17 mm. Perfetto. Spessore è sempre 16. Ecco che andiamo a crearci un cubotto. Ce l'abbiamo qua. Ingrandiamo. Questo cubo sarà largo 16 mm. Lo spostiamo in Y, quindi placement, posizione, Y di 20 meno 8 uguale 12, però in negativo, perché vedete, stavo indicando col dito, che la Y di qua è positiva, quindi noi ci mettiamo almeno davanti e in teoria dovrebbe venire centrato, invece non viene centrato manco, per un po' perché ho ragionato stupidamente, meno 8, ho fatto il ragionamento di centratura, quindi abbiamo detto che l'altezza è 17, quindi meno 8,5, ho fatto confusione, quindi la larghezza in questo senso è 4,5 più 4,5 più raggio 8, quindi 17, io lo porto a larghezza 17 e lo decentro rispetto a y di meno 8,5, mentre invece lo spessore è 16. E allora qua lo andrò a centrare in z di 20 meno 8 e come vedete adesso è centrato. Ora lo andrò a spostare in x in modo tale che non vada a intersecare il foro, perfetto, e andrò a creargli un'altezza tale che in questo caso è la lunghezza, in modo tale che vada a intersecare la mia parte superiore. Ora devo crearmi l'asola. L'asola altro non è che un rettangolo la cui lunghezza, allora la larghezza è 8, perché questo è diametro 8, la lunghezza è 42 meno 95 più diametro 8, quindi 4 e 4, ovviamente 92 meno 45 più 8,
quindi 55 è la lunghezza da qua a qua dell'asola. Ecco che io vado a crearmi un cubo e posso copiare questo, copia, incolla, a questo cubo do una lunghezza di 55, una larghezza di 8, lo vado a spostare in Y, c'è qualcosa che non mi convince ma adesso lo vediamo, di 4,5, applico e gli do l'ok. Allora vediamo se ho sbagliato i conteggi, quindi 95 meno 42 che sono diametri, ok, quindi uguale, diviso 2 più 8, lunghezza 34,5. E adesso i conti tornano. La posizione di questo cubo andrà fatta a una x di 21 meno 4, 17. E vedete che la nostra forma comincia a essere effettivamente valida. Andiamo un attimo a cancellare, a rendere invisibile questo cubo con la barra spaziatrice e a selezionare i 4 spigoli. Gli chiediamo tramite l'utility raggiatura di fargli un bel raggio da 3,99. Ok, non è stata selezionata nessuna forma, oggi fa i capricci. Andiamo nuovamente col tasto CTRL premuto a selezionare i nostri 4 spigoli, utility, adesso vedete che sono vistati e gli diciamo 3,99. ok, andiamo di nuovo su cubo, barra spaziatrice per renderlo nuovamente visibile, premiamo fillet e gli diciamo sottrazione di forma. Perfetto, tasto per vedere frontalmente e come vedete abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 forme cat 003 che tramite draft trasformeremo in un array polare fatto da 6 forme. Ecco che si creerà l'array attorno al nostro punto 0. Andiamo a togliere la griglia che in questo momento non ci serve, salviamo il lavoro visto tutta la fatica fatta e andiamo a unire tutto insieme. Quindi selezioniamo col tasto CTRL tutte le figure del nostro disegno, andiamo in part e creiamo un'unione di forme, bella lì. Allora uniamo questa forma e la cancella, modifica, annulla, perfetto. Ecco, questi sono i casini che mi escono
Allora prendiamo l'array, uniamolo in un'unica forma. Ora prendiamo questo, uniamolo, vedete? Perfetto. Ecco, a volte con FreeCAD, quando si hanno più forme da unire, bisogna unirle lentamente. Si può fare, ci vuole semplicemente un po' più di pazienza. Bene, adesso abbiamo raggio 2, raggio 4, raggio 4. Quindi ci sarà da divertirsi perché non è facile vedere tutti questi spigoli. Allora, prima cosa da fare, stile disegno, reticolo. Eccoli qua. Al limite si fanno uno per uno. Tasto CTRL, si vedono, tasto CTRL, no, perfetto. Abbiamo detto raggio 2. Ecco qua la nostra utility. Come vedete non ho nessuno spigolo selezionato. Eccoli lì, sì, sono selezionati, perfetto. Allora gli dico fammi un bel raggio 2. Ok, oh che bello, non mi ha cancellato la forma. E abbiamo tutti i raggi fatti. Ora andiamo a vedere questi altri spigoli che sono un po' più antipatici da mettere, eccoli qua, a fuoco con i nostri occhi. Però vedete che non è impossibile. Ripeto, se fate fatica ve li fate uno per uno. Perfetto, e questi sono raggio 4, utility del raggio 4. Ok, tasto destro del mouse, stile disegno, facce piene, e il gioco è fatto. Salviamo, andiamo a creare un toro raggio 135, quindi radius, pardon, diametro 135, quindi 135 fratto 2. Ok, eccolo qua, e lo andiamo a sollevare, placement, posizione Z, 20 mm. Come vedete noi qua non abbiamo una quotatura particolare, però vediamo che sicuramente non è completamente fatto il raggio, per cui qua gli scriviamo 168, selezioniamo questa forma, selezioniamo il toro e gli diciamo sottrazione di forme. Perfetto, salviamo. Ora qual è il nostro problemino? Il nostro problemino è la colorazione alla quale avrei dovuto pensare prima, perché vedete che è rosso dentro, ma è grigio esternamente. Allora, facciamo una cosa di questo genere. Lo facciamo diventare aspetto tutto rosso. Ok, fa quasi paura, fa anche un po' schifo, quindi aspetto, diamogli un colore smeraldato, ma rosso. Mi piace già un po' di più. Adesso vediamo se riusciamo ad andare a creare una colorazione diversa in questo cilindro. Vediamo, allora, questo è il cilindro 01, questo è il cilindro 02. Noi eravamo arrivati a fare una fusion questi sono i cubi, sarà dura riuscire a ecco, tra cilindro 03
e cilindro 0,4. Quindi andiamo a prendere questa forma, gli diciamo aspetto e gli diciamo di farcela in acciaio. E come vedete non cambia assolutamente nulla, per cui la prossima volta ci penseremo prima. Non si può fare aspetto solo qua, secondo me non si può, proviamo, ma così me lo prende tutto, vedete? Quindi torniamo indietro. Non si può tornare indietro sull'aspetto, e allora aspetto, va bene comunque acciaio, ma rosso. Ecco, la prossima volta cosa faremo? Andremo, non penso che, non so se si può, andremo a unire per ultimi questi due corpi dopo avergli dato i colori. Diciamo che qualche limite avete già visto, AutoCAD magari, FreeCAD lo ha. Comunque il nostro lavoro ci piace, lo salviamo e per la ruota siamo a posto così. Bene, adesso direi di farci lo stem chest F, che è quello che vedete qua a destra. Io ne salvo come sempre il nome, creo un nuovo file e lo vado a salvare qua. Come sempre visualizziamo l'origine degli assi e partiamo dal farci un parallelepipedo con un foro centrale alto 22 mm, quindi cubo, parallelepipedo, altezza abbiamo detto 22, 48 per 63, 48 per 63. Visualizziamo il tutto, facciamo un copia, un incolla e abbiamo un foro 36 per 45, quindi 36, 45 e andiamo a centrarlo. Quindi abbiamo, vediamo se abbiamo uno spessore, se no dobbiamo centrarcelo. Quindi 48 posizione in X, non vogliamo fare conti, facciamo 48 meno 36 diviso 2. No, ho sbagliato. Diviso 2 adesso. Perfetto. E in Y abbiamo un 63 meno 53 diviso 2, vabbè, 5. No, aspettate, non è 63 ma 45. Allora 63 meno 45, 18 diviso 2, 9. Prendiamo il cubo principale, il cubo secondario, sottrazione di forma e andiamo a fare un po' di smussi. Non lo vediamo, quindi stile disegno, reticolo 1, 2, 3, 4, raggio 6, quindi utility per i raggi, 6 e ok. Stile disegno, facce piene, abbiamo 4 fori da 4 e 5, quindi cilindro, raggio 2,25, altezza
più di quanto ci serva, quindi 5 mm, 38 meno 48, 5 e 5 in y e in x, 5 e 5. Ne creiamo un array, quindi andiamo in draft, array, e sarà 38 e 48, quindi 38, 48 in y e 38 in x. Allora, era 53 qua, scusate. Allora, era array, perché non me lo fa? Perfetto. Ora prendiamo la nostra forma principale, il nostro array, andiamo in part e facciamo la nostra sottrazione di forme. Benissimo. Ora abbiamo un cilindro da 16 che sporge 8 e un cilindro da 16 che sporge 6. Quindi cilindro, lo ruotiamo rispetto a x, quindi placement, asse, x, 0, 90 gradi. Facciamo meno 90 che preferisco, raggio abbiamo detto 8, posizione lo alziamo della metà in z, quindi 11, lo spostiamo in x di 48-24. Abbiamo detto che sporge 8 mm, quindi 8 mm. Da qua abbiamo il suo gemello, copia, incolla, che però andrà a sporgere solo 6 mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi abbiamo un foro da 8, quindi nuovamente il suo gemellino, copia, incolla, raggio 4, altezza andiamo a intersecare, poi cresciamo di 18, quindi 70, 80. Questo è questo foro da 8 passante. Non sto lì a fargli il cono. Sempre qua abbiamo copia, incolla. Questo cilindro invece è un M12, quindi via. A questo punto andiamo a fare una sfera, raggio 8, che andremo a spostare posizione in z di 11, in x di 24,
e in y di 63 più 8 più 6, 69. Ecco qua. Ora, tutto sto po' di roba, tranne il foro, lo andiamo a unire in un'unica forma. Poi andiamo a togliergli il foro e il gioco è fatto. Ora andiamo a creare una barra filettata. Fasteners, barra filettata, eccola qua. La andiamo a impostare a M12, la andiamo a ruotare rispetto a X di meno 90 gradi, la solleviamo di 11 in X, la spostiamo di 24 in Z, profondità di questo foro filettato è 15, quindi impostiamo a true il filetto, placement, andiamo in Y e abbassiamoci finché non siamo fuori, poi saliamo di 15. Ora prendiamo il nostro elemento, la nostra barra filettata, andiamo in part ed eseguiamo una sottrazione di forma e abbiamo il nostro bel foro filettato. A questo punto dobbiamo aggiungere questa zona. Lavoro non particolarmente difficile perché è fondamentalmente un copia e incolla di quello che abbiamo fatto qua, senza però avere un filetto. Quindi creiamoci un cilindro, eccolo qua, stavolta andiamo a ruotarlo rispetto all'asse Y, quindi placement, asse Y1, Z0, 90 gradi. Andiamo a sollevarlo in Z di 11 mm. Oh, confondo sempre l'asse con la posizione, 11. Lo spostiamo in meno, in X di, allora prima di tutto l'altezza che è, vediamola qua, 12, ma noi per comodità, e adesso vi spiegherò il perché, la andiamo a fare a 12 più 5 17, il diametro che è 18, quindi raggio 9, spostiamoci a 63, quindi 31,5 in Y, e a 48 meno 5, 43 in Z, in X. 43, eccolo qua. Allora, vediamo se abbiamo fatto le cose giuste. Allora, 43, 42. Ok, 42. Altezza abbiamo detto 17. Perfetto. Ora ne facciamo una copia. Quindi copia, incolla e ne portiamo il raggio a 8, eccolo qua. Quindi il diametro a 8, quindi raggio 4. Ne facciamo un'altra copia, ne portiamo il raggio a 6
oh pardon, modifica annulla, non l'ho incollata, incolla, ne portiamo il raggio a 6 e lo spostiamo in più di 3 mm, quindi in X posizione di 3 mm ancora, 1, 2, 3. Uniamo insieme i due cilindri centrali, uniamo Fusion al cilindro grande e andiamo a sottrarre Fusion al foro creato, ed ecco che abbiamo fatto il nostro bel lavoretto. Ora dobbiamo andare a creare questo 1, raggio 3 e raggio 2, quindi si fa fatica a selezionarli. Allora, solito discorso, stile disegno, reticolo, vedete è selezionato ma noi non riuscivamo a vederlo, e questo lo portiamo a 2. Potremmo avere un problema perché da qua a qua non c'è 2, quindi vediamo se si cancella. No, perfetto, è uscito. Ora prendiamo questo e questo e lo impostiamo a 3. Andiamo a vedere il disegno in facce piene ed effettivamente il lavoro direi che è compiuto. Vediamo se ci dà un colore, ce lo dà verde. Andiamo a fare un po' di smussi prima di cambiarne il colore, quindi 1, 2, 3, tutti gli smussi che possiamo fare, facciamoli. Vediamo se fa i capricci FreeCAD. Non faccio quelli interni perché andare a realizzare realmente serve una testina angolare, non andiamo a complicare la vita a chi dovrà realizzare il pezzo. Diamo gli ok e sparisce tutto. Guardate che bel casino. Modifica, annulla. Andiamo a farlo laddove sappiamo che non avremo grossi problemi. Il trucco, come avete ormai capito, è crearsi un file step e non se ne parla più, oppure premere su chamfer e creare un composto. Vediamo se creando un composto andiamo un po' meglio. Creiamo uno smusso qua e uno smusso qua. Perfetto. Ah, qua non posso crearlo perché ho un filetto, ok, dovevo crearlo prima, chi mi segue lo sa, 3 decimi di smusso, ok, perfetto, ci piace, facciamo uno smusso qua, vediamo se ci basta selezionare, perfetto, vedete che l'ha fatto dappertutto, stesso discorso di qua, 3 decimi, perfetto, facciamolo anche sull'esterno, smussetto, e vedete che qua invece per esempio dovremmo farcelo spigolo per spigolo. Del resto qualche capriccio FreeCAD ce lo deve fare, se no non siamo contenti, è troppo facile. Bene, tasto destro, doppio clic, aspetto, diciamo che è un bel acciaio verde, ed ecco il nostro prodotto finito. Andiamo a salvarlo. Ora ragazzi andiamo a crearci il cilindro cover up, il coperchio cilindro superiore, quindi F2, CTRL C,
creiamo un nuovo, salviamolo, andiamo a visualizzare l'origine degli assi, andiamo un attimo a vedere il nostro prodotto. Allora, non è un problema farlo, l'unico piccolo problemino è andare a fare questa cava. Potremo sbattersene altamente le balle oppure trovare la soluzione migliore per andare a realizzarla. Ora, vediamo cosa fare. L'affrontiamo insieme e cominciamo. Cominciamo con creare una sfera che sarà diametro 24 di raggio, quindi diametro 48. Creiamoci la nostra bella sfera e cominciamo a lavorare. Radius 24. Ok. Vediamo di capirci. Della nostra sfera ce ne interessa solo mezza, quindi 180 gradi, e l'apriamo. Se apriamo che noi qua abbiamo il nostro centro, sappiamo che la sfera spunta 16 mm, quindi è 24, abbassiamola di 8 mm in Y, quindi posizione Y meno 8. Ok, cosa ci serve a questo punto? Ci serve un piatto, un tondo cilindro alto 8 meno 3,5, quindi è 8 meno 3,5, diametro 84, quindi 42. Benissimo. Ovviamente bisogna lavorare al contrario. Per non girarci tutti, noi andiamo a girarci la sfera, la giriamo rispetto all'asse X di 90 gradi e non mi torna, quindi modifica, annulla. Certo, perché noi l'abbiamo fatta, l'abbiamo spostata, quindi posizione, questo lo mettiamo a 0, lei torna in centro, la ruotiamo di 90 gradi e stavolta andiamo, sappiamo che da qua a qua c'è 24, noi andiamo ad abbassarla in Z di 8 mm. Perfetto, mentre questo noi lo andiamo a sollevare di 3,5, 3,5, ed ecco che noi abbiamo il nostro punto di contatto tra sfera, ok, e circonferenza. Allora andiamo a tagliare, quindi creiamo un cilindro, copia, incolla, prendiamo il nostro secondo cilindro, lo abbassiamo in Z e ne creiamo una coppia più grande, quindi prendiamo la sfera e tagliamola, quindi CTRL sul cilindro inutile e andiamo ad eseguire il nostro taglio. Ora io a questo punto creerei un toro raggio 1 di una data circonferenza, quindi toro, eccolo qua,
raggio 1, perfetto, lo andrei a sollevare di 8 mm e andrei a crescerne il diametro, diciamo un po' a naso. Eccolo qua, il nostro toro. Cagliamo con la rotellina. Guardiamo la vista di fronte, andiamo a crescerla, measure, stile disegno, reticolo. Ah, non vediamo la sfera però, peccato. Quindi stile disegno, linee nascoste. Figo, questo non l'avevo mai visto, però non va ancora bene. Quindi stile disegno, vediamo cosa possiamo metterci. No, non va bene. Ancora facce piene. Prendiamo il nostro cilindro e per un attimo andiamo a dimenticarcelo. Ecco, come vedete, da qua si capisce che il nostro toro è già molto molto vicino alla nostra sfera. Cresciamolo un attimo e io andrei a cercare aria in questa zona. Toro, perfetto, mi piace. Quindi andiamo a prendere il nostro cilindro e lo rendiamo visibile. Vedete che qua c'è aria? Vedete? Perfetto, toro. Cagliamo un po' alla volta, ancora. Bene, direi che così mi piace. Andiamo a prendere la nostra sfera, il nostro cilindro, li uniamo e andiamo sempre da loro a togliere il toro. Ok, direi che ora, per modificare nella maniera corretta, proviamo a fare così, andiamo sul toro, cioè diciamo, a prenderlo nella struttura nidificata e a crescerlo un po' alla volta, fino a che non sarà molto dolce. Vedete che adesso c'è un gradino? Non va bene? Allora cosa facciamo? Cagliamo, cagliamo ancora. Io a questo punto andrei in placement, posizione Z e mi sposterei di 4 decimi verso l'alto. Ancora. Altri 3 decimi. Perfetto, a questo punto andrei ad addolcire lo spigolino. Vedete, tutto questo lo abbiamo fatto sfruttando semplicemente la nostra vista. Poi andrei qua e gli direi, bene, fammi uno spigolino da 1 mm come richiesto a disegno. Perfetto, io direi che è quello che volevamo. Ora prendo un bel cilindro, lo butto a diametro 48, vedete che sporge, quindi lo abbasso, e lo unisco col tasto CTRL alla mia forma. Benissimo, ora prendo la mia forma, la rendo un attimino trasparente, cilindro, altezza 6, raggio 9. Perfetto. Cono
altezza non è dato sapere, comunque sarebbe un cono a 120 gradi, eventualmente si fanno due conti, noi lo facciamo diciamo un po' più a occhio, quindi posizione altezza 6, mettiamo a 0 questo e a 9 questo, altezza direi che 4 va bene. Li uniamo in un'unica forma col tasto CTRL, prendiamo Fusion 1, lo rendiamo visibile con la barra spaziatrice, Fusion 02 e Fusion 01 e abbiamo il nostro foro cilindrico al quale ora alla forma non rimane che prendere un bel cilindro, eccolo qua, lo abbiamo lì, portare il suo raggio a 3,25, spostarne la posizione in X a 35, ossia la metà di 70, andare in draft, selezionare l'array, renderlo polare e farne 8 ripetizioni. Array fatto, prendiamo la forma cut, col tasto CTRL premuto la forma array, torniamo in part dopo aver tolto la griglia che ci dà fastidio ed eseguiamo la sottrazione delle nostre forme. Lavoro finito, ad esclusione degli smussi. Andiamo a fare un po' di smussi. Quindi col tasto CTRL premuto selezioniamo tutti gli smussi dei fori che devono apparire verdi e facciamo 3 decimi di smusso dappertutto. Utility degli smussi 0,03, 0,3, che brutto diventare vecchi e straparlare. Prendiamo questi due spigoli col tasto CTRL premuto, questo e anche qua facciamo 3 decimi di smusso. Doppio clic sulla forma, tasto destro, aspetto, acciaio, colore verde, ok, chiudi, lavoro terminato, disco volante. Si salva il lavoro fatto e con questi 3 codici finisco lo svolgimento dell'esercizio di oggi. Bene, spero che anche questo video sia stato di vostro interesse. Se vi è piaciuto, come sempre, mettetemi un like e siamo sempre più vicini al nostro traguardo. Grazie a tutti per essere stati con me. Buona giornata.